chiamerei per la consegna del premio qui sul palco anche Gabriella Gabrielli, vicepresidente dell'associazione Premio Amidei. Allora Gabriella ci legge la motivazione del premio. Sì. Il premio Sergio Amidei all'opera d'autore 2025 viene attribuito a Céline Sciamma per aver profondamente modificato lo sguardo del cinema francese ed europeo, per la sua straordinaria abilità nel ritrarre le complessità delle esperienze femminili, dalle sfide dell'adolescenza alle dinamiche delle relazioni amorose e dell'amicizia, per lo stile registico sobrio ma potente, che privilegia l'intimità delle relazioni e la forza delle immagini, per la sua capacità di comunicare il non detto e di rovesciare i luoghi comuni arrivando al cuore dell'identità dei personaggi e degli spettatori. Il premio e i complimenti per la creazione. Sì. Wow, troppo emozionante, grazie per quei discorsi. Adesso il mio. È raro un premio con un'anima. In questo premio c'è prima di tutto l'anima di Sergio Amidei, ma anche l'anima della bellissima squadra del premio, del Kino Marx, della giuria. Un premio come un'anima crea una comunità. Sono felice di fare parte di questa storia. Vi ringrazio molto. Al di là della riconoscenza personale, che dà coraggio per andare avanti, è un'occasione di pensare al cinema e dunque di celebrare le capacità uniche di questo linguaggio ad esprimere e influenzare. Se guardo indietro e rifletto su questo lavoro, direi che la questione comune che anima ogni film, la prima di tutte e che rimane viva, è sempre cosa può fare il cinema. È la cosa alla quale preferisco pensare e che mi guida, per pensare ai film del futuro, certamente, ma anche pensare al potere del linguaggio, la sua responsabilità. Ultimamente è spesso doloroso. Ultimamente le macchine da presa le più importanti sono in Palestina, filmando il genocidio del popolo palestinese, sono in Ucraina, sono a Calais, filmando la polizia francese affondando i gommoni dei rifugiati a colpi di coltello, sono a Los Angeles, filmando i raid dell'ICE. Le macchine di prese più importanti oggi sono nelle mani dei quali che resistono, dei testimoni, delle vittime, sono nelle mani degli oppressi. Cosa può fare l'immaginazione in un momento simile? Cosa può fare il cinema di fiction e le sue capacità sempre più grandi a fabbricare illusioni alle quali crediamo? Molto, credo, ma fa ben poco. E si spiega. È la storia di un linguaggio nato con il XX secolo e che gli somiglia. Sono le problematiche di un'arte nata e cresciuta con il capitalismo, l'industrializzazione è il cuore dei conflitti mondiali e coloniali. Un linguaggio che si fa all'intorno di un'industria avrà difficoltà a immaginare un altro mondo. È molto difficile tracciare una via di rivolta in un sistema, specialmente se sceglie della dolcezza. Tuttavia il cinema si vede come resistente perché è sempre occupato a lottare contro la scomparsa del suo modello economico. Lo stanca, lo distrae, gli impedisce di esplorare. È comprensibile. Ma se dovessimo scomparire un giorno all'indomani, il cinema sarebbe negli archivi di quello che ci ha portato là. Qual è il progetto di un'illusione che tenta di assomigliare al mondo che produce l'illusione? Ho un pensiero per tutti gli immaginari alternativi, per tutti i mondi inventati e respirabili,
dove viviamo ogni tanto, leggendo, amando, fondando comunità, o un pensiero per le autrici di fantascienza femministe, Mary Shelley, Octavia Butler, Ursula Le Guin, Françoise de Bonne, Anna Rino Napoli. È da tanto tempo che hanno fatto il lavoro di immaginare mondi diversi. Stranamente non sono mai state adatte al cinema. Il cinema italiano, dai suoi finanziamenti pubblici fino agli spazi culturali, è sempre di più attaccato in modo sistematico dal governo di Giorgia Meloni. Riflettete, non proverebbero a fermare il cinema se non avesse alcuni poteri di trasformazione. Ci auguro tanto coraggio e vi ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie per il tuo cinema. Noi avevamo delle domande, ma hai risposto già. Hai risposto. E ti ringraziamo per questo. Grazie. Grazie. Quante emozione, quante verità. Sì, quanto impegno. Grazie, grazie ancora.